I Google Smart? Pace all'anima loro? Un lontano ricordo. Gli occhiali smart progettati da Ray-Ban e Meta? Sorpassati, con buona pace anche di Maria Rosaria Boccia. Stando al produttore, troviamo ora sul mercato degli occhiali smart che rendono veramente vetusto tutto ciò che li ha preceduti. In sostanza, in questo video, cercheremo di scoprire se è arrivato un nuovo sceriffo in città. Come ti stavo dicendo, la primogenitura degli occhiali smart, in realtà aumentata, spetta naturalmente a Google con i suoi Google Glass, che, come spesso capita a progetti anche interessanti, ma magari sviluppati troppo precocemente dalla società di Mountain View, hanno fatto una pessima fine, sono stati sostanzialmente dimenticati. Probabilmente perché sono arrivati sul mercato ben prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale e della realtà che c'è ormai familiare. Peccato perché erano un gran bel prodotto. Comunque, lasciamo perdere Google Glass. Ci ha riprovato Meta anni dopo, più di recente, con il supporto di Luxottica e di Ray-Ban, che è un brand iconico che è di proprietà appunto di Luxottica. Ha creato i Meta Smart Glass, che sono diventati celebri tra i più per l'utilizzo improprio che ne ha fatto Maria Rosaria Boccia nella vicenda con l'ex ministro Sangiuliano, e stanno vendendo anche piuttosto bene perché hanno delle linee canoniche Ray-Ban che quindi piacciono, con in più quel tocco smart che consente di registrare, ascoltare audio, eccetera eccetera. Però gli uni e gli altri potrebbero davvero diventare dei ricordi del passato, degli oggetti da riporre in un cassetto e dimenticare, qualora i Mivu AR, che sta naturalmente per realtà aumentata, Smart Glasses di Imiki, faranno davvero tutto ciò che il loro produttore, che è appunto Imiki, promette. Ma di che cosa ti sto parlando in buona sostanza? Ti sto parlando di occhiali smart prodotti da questa società che a noi era pressoché sconosciuta, ma fa capo comunque a una enorme società cinese di ambito tech, che promette di apportare delle innovazioni davvero importanti nell'ambito smart, grazie alla proiezione di immagini sulle lenti degli occhiali medesimi. Qui non troviamo come nei Meta come nei Ray-Ban Meta non troviamo delle videocamere che quindi non ci permettono di registrare l'ambiente circostante, ma ci permettono di avere delle informazioni aggiuntive, un po' come l'head-up display di molte auto moderne oppure dei caccia, se vogliamo parlare in ambito militare. Sostanzialmente delle informazioni che vengono proiettate sulle lenti degli occhiali. Quelli che ho in mano ora io sono dei normalissimi occhiali, non hanno assolutamente niente di smart, sono occhiali da vista che io indosso abitualmente. Però li voglio prendere ad esempio per farti capire le peculiarità, le caratteristiche di questi occhiali di Imiki che poi andremo ad approfondire. Allora, sostanzialmente, mediante un sistema di proiezione LED, questi occhiali, non quelli che ho io qui in mano, ma appunto quelli di Imiki, consentono di proiettare sulle lenti con un sistema di tecnologia micro LED tutte le informazioni attinenti a ciò che ci circonda. Per cui indossandoli possiamo vedere sulla lente delle informazioni relative a tutto ciò che ci circonda, quindi ad esempio la trascrizione di quello che viene detto, che può essere molto utile per persone con difficoltà uditive, piuttosto che la traduzione simultanea se la persona con cui ci stiamo interfacciando parla una lingua diversa dalla nostra che noi non conosciamo. Gli occhiali sono dotati di 2 microfoni, quindi recepiscono la voce e con questa funzionalità possono tradurci e proiettarci sul lente e la traduzione nella lingua che ci è familiare in modo da poter rispondere. Possiamo anche navigarci sia in bici, a piedi o con l'auto, e possiamo usarli anche come teleprompter, quindi come gobbo, come si dice in gergo televisivo, per tenere ad esempio un discorso. Insomma, una serie di funzionalità innovative proposte a un costo tutto sommato neanche eccessivamente elevato, parliamo di circa 600 euro, già disponibili in Italia. Ma siamo di fronte a un prodotto davvero innovativo, un prodotto che ci porta nel futuro, o rischiamo di trovarci di fronte a una promessa mancata? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo video, spostandoci al computer dove ti mostrerò le peculiarità appunto di questi nuovi occhiali. E allora andiamo a vedere rapidamente le caratteristiche di questi occhiali smart che promettono di essere iper innovativi e iper tecnologici, partendo da un video YouTube realizzato dalla stessa azienda, che ovviamente, trattandosi di un video promozionale, ne esalta le caratteristiche. Però diciamo che può essere comunque utile per farsi un'idea delle peculiarità appunto di questi occhiali. Allora, l'ambiente naturalmente è ipermoderno, così come gli occhiali. Il ragazzo li indossa e già vediamo che ha
in sovraimpressione, noi lo vediamo qui a sinistra, ma lui chiaramente ce l'ha sulla lente, determinate informazioni: l'ora, la percentuale di batteria, la temperatura e il numero di passi, più altre informazioni. I'm here. What's today's schedule? Gli mostra gli appuntamenti della giornata: un incontro con Kevin tra le 9:30 e le 10:30 e poi una press conference, una conferenza stampa di Meizu alle 2:30 del pomeriggio. Però quello che noi vediamo a schermo, lui compare sulla lente dell'occhiale. I'll be with you all day long. Hi. We've got something really cool to show you. 聞いてかねよ。 Questo è un altro aspetto interessante, la traduzione in tempo reale. Questi occhiali sono in grado di tradurre, ovviamente ascoltando le voci, i suoni che ricevono, tradurre in tempo reale qualunque lingua. Quindi abbattono la barriera della difficoltà se ci si trova all'estero, in un paese in cui non conosciamo bene la lingua, oppure nel caso in cui i locali non parlino bene inglese, magari noi lo parliamo fluentemente, ma loro no. Ci si può capire, in buona sostanza, perché verrà proiettato sulle lenti degli occhiali la traduzione di quello che ci stanno dicendo. Send a message to Chen Wanru. La ragazza riceve il messaggio, anche lei naturalmente ha questi occhiali, e qui ci dà un'altra informazione sul peso ridottissimo e sull'ergonomicità di queste lenti. E qui scrive Give naturalmente: me some inspiration. Play my favorite songs. Alright. e lo utilizza come assistente virtuale, gli fa partire la musica in streaming, sempre attraverso l'interfaccia degli occhiali, dialogare diciamo con gli occhiali, o meglio col sistema operativo degli occhiali. Questa ulteriore informazione, ovvero la batteria di lunga durata per chiamate e il music playback, quindi per il playback musicale, per lo streaming musicale, ci introduce un'altra caratteristica di questi occhiali, ovvero la riproduzione musicale, nel senso che all'interno delle stanghe degli occhiali sono stati inseriti dei piccolissimi autoparlanti che non possono venire percepiti da chi ci sta intorno, salvo che ci sia molto vicino, ma che noi sentiamo perché abbiamo appunto le stanghe degli occhiali sulle orecchie, che trasmettono suoni, quindi musica o parole nel caso di una telefonata. Dal design, che è importante, possiamo utilizzarli come occhiali da vista, occhiali da sole, applicando delle specifiche lenti più scure. I'm here. Call Ujai. See you at the spot later. E qui appunto appena ricevuto il messaggio, il nostro amico ha ricevuto il messaggio dalla donna, da Chen, e oltre alle informazioni sull'orario, sulla temperatura, sui passi effettuati eccetera, gli compare per l'appunto il messaggio che ha appena ricevuto. Lui toglie le lenti scure che avevano reso gli occhiali da sole e tornano ad essere occhiali da Navigate vista. to the usual spot. Funzionano anche come navigatore, ci dà le informazioni qui in basso, come fosse un LED-up display con la direzione da tenere, la velocità, la distanza e l'orario. Naturalmente funziona anche se si è a piedi e ci dà le indicazioni esattamente come farebbe Maps di Google, però anziché doverle guardare sul nostro smartphone che teniamo in mano, le avremo direttamente a portata di sguardo tramite questa sorta di head-up display sulle lenti degli occhiali. My view. Ok, in buona sostanza questo è un video promozionale di questi occhiali, quindi naturalmente ce ne mostra tutto il meglio. Per valutarne l'effettiva efficacia bisognerà naturalmente testarli, provarli, sono già in vendita come vedremo dopo. Ma al netto di questo abbiamo visto delle caratteristiche molto interessanti e smart per l'appunto, dal poter venire utilizzate come navigatore, sia se si è a bordo di un mezzo come un'auto o come una moto o bici anche naturalmente, piuttosto che a piedi, la traduzione simultanea, la ricezione di messaggi, insomma qualunque tipo di interazione possa servirci nella quotidianità parrebbe, perché naturalmente metto le mani avanti finché non li si provano, lo si può dire con certezza, possibile grazie a queste lenti smart. Ma andiamo a vedere anche il sito del produttore per cercare di capire un po' meglio di che prodotto si tratta, perché qui abbiamo visto una bella vetrina, bella infiocchettata,
commerciale e promozionale. Anche il sito naturalmente ne sottolinea gli aspetti migliori, ma ci consente magari di approfondire un attimo meglio le caratteristiche. Ed eccoci qui, come ti dicevo, ci siamo spostati sul sito di Mickey, che è la società che lo produce. Andremo a vedere poi anche chi siamo, perché c'è un aspetto curioso che volevo approfondire con te, però partiamo dal guardare le caratteristiche di questi Air Smart Glass. Il futuro è qui, dicono molto pomposamente, proprio davanti ai tuoi occhi. C'è subito un link all'acquisto, ma lo andiamo a vedere dopo. Vediamo le caratteristiche principali: la traduzione in tempo reale di ogni lingua, la navigazione GPS integrata, come abbiamo visto anche nel video, il funzionare anche come teleprompter, quindi può essere anche molto utile se tu per lavoro devi, ad esempio, tenere dei discorsi davanti a una platea, piccola o grande che sia. Non avrai necessità di avere i fogli davanti a te, oppure un canonico teleprompter di quelli più o meno tech, il vecchio gobbo del televisivo, con qualcuno che faceva scorrere il testo, o dei video, degli schermi, dei monitor più contemporanei, ma potrai vedere il testo che devi leggere e sostanzialmente raccontare al tuo uditorio direttamente sulle lenti degli occhiali, e la trascrizione della voce. Qui sotto troviamo altri prodotti dell'azienda, che per noi è un nome un po' nuovo, e diciamo che è entrata a gamba tesa con questi occhiali che sembrano davvero estremamente rivoluzionari. Qui ci mostra altre caratteristiche dei loro prodotti, il perché acquistarli. Vabbè, non ci interessa in questo momento perché noi ci vogliamo concentrare sugli occhiali, quindi andiamo ad approfondire bene l'occhiale. Partiamo subito dal costo: 599,99 euro, ovvero sostanzialmente 600 euro. C'è sempre la soglia psicologica del 999 che è ricorrente non solo in questi occhiali, in generale in molti acquisti. Comunque sono di fatto 600 euro. Imposte incluse. Spese di spedizione vengono invece calcolate al check-in, la data di consegna non è neanche troppo in là nel tempo rispetto a quando io sto registrando, e qui vediamo un po' di loro caratteristiche. A differenza dei Ray-Ban Meta di cui parlavo all'inizio, qui non troviamo delle videocamere montate qui nella montatura, perché questi occhiali non registrano, hanno le altre funzionalità che ti ho detto prima, ma non registrano. Sono di una linea dal design piuttosto interessante. La lente, la montatura è un po' grande per molte visi, questo probabilmente per una questione tecnica, magari nelle prossime e future versioni verranno anche ridotti di dimensioni. Sono disponibili in più colori, come vedi, c'è tutta una galleria dei vari colori e anche indossati da modelli e modelle. Qui andiamo a vedere qualche loro peculiarità, qualche loro caratteristica. Appunto il design e il comfort, pesano solo 43 grammi con un design moderno, le aste flessibili offrono un range di angolazione di 18 gradi, quindi insomma caratteristiche tecniche. Display con tecnologia micro LED che consentono appunto di proiettare sulle lenti degli occhiali le informazioni di cui necessitiamo. Perfetto per le presentazioni, come ti dicevo, per la funzionalità di teleprompter che consentono appunto di leggere un qualunque discorso, una presentazione, tenendo il contatto visivo con il pubblico, senza ricorrere ad altra strumentazione e probabilmente senza neanche farsi notare, perché si nota effettivamente la presenza di un'immagine proiettata dai LED sulle lenti solo da determinate angolazioni quando li si indossa. La maggior parte delle volte, stando a quanto ho avuto modo di riscontrare guardando video e recensioni, non si notano. Gli occhiali, come ti dicevo, dispongono di microfoni integrati che quindi raccolgono, recepiscono conversazioni e programmi televisivi e li possono anche tradurre in tempo reale. Il tutto appare sul campo visivo di chi indossa la lente, sempre per il discorso dei display. E idem per quanto riguarda la navigazione, anche per le funzioni di navigazione le informazioni compaiono direttamente sulle lenti. Funge anche da assistente virtuale con l'integrazione di Gemini o Gemini di Google, con cui possiamo, come abbiamo visto nel video prima, accendere o spegnere uno streaming musicale o interagire con la casa domotica. Può essere molto utile l'aspetto di trascrizione testuale, qui facendo anche l'home page, per le persone con problemi di udito o del tutto non udenti, perché la trascrizione delle conversazioni recepite dagli occhiali sulla lente possono essere davvero determinanti per una maggiore integrazione di queste persone nel mondo circostante. E poi veniamo alle loro caratteristiche tecniche, ovvero le dimensioni del prodotto: un peso molto ridotto di 43 grammi, la connettività wireless Bluetooth 5.3 2.4 GHz, doppio microfono con cancellazione del rumore e doppio altoparlante insonorizzato per quanto riguarda le chiamate telefoniche o per l'ascolto di musica.
Ha una batteria di 183 mAh, una memoria flash 30 MB, memoria di 20 MB e una porta USB-C per la ricarica. Il display ha una dimensione estremamente ridotta di 0,3 cm3, con tecnologia microLED, una risoluzione più che dignitosa, vista la distanza molto ridotta dai nostri occhi, di 1280x480p e una luminosità di 2000 nit. E poi le puoi leggere tu stesso, comunque le funzioni supportate, ovvero la visualizzazione notifiche chiamate in entrata, supporto di 3 tipi di navigazione per la camminata, per il ciclismo e per la guida, la traduzione vocale a schermo multilingue in tempo reale, la funzione di teleprompter, l'assistenza AI tramite Google Gemini, la trascrizione vocale, la visualizzazione di testi musicali. Il sistema operativo si chiama Flyme Air e Google AI LLM, che è quello che appunto consente agli occhiali di interagire con Gemini. Ora, diciamo che ti trippano tantissimo, vuoi assolutamente questi occhiali e vorrei sapere dove comprarli, basta semplicemente andare ovviamente alla pagina dove acquistare, puoi vedere che sono in vendita presso gli Xiaomi Store in Italia, MediaWorld, Amazon e gli store Euronics. Qui sotto hai una cartina che ti consente insomma di vedere dove puoi andarli a provare o ad acquistare. Prima di chiudere il discorso relativo a questi occhiali ti volevo rimarcare che risultano essere in vendita presso gli Xiaomi Store. E se noi andiamo a vedere alla voce chi siamo, questa azienda appunto i Miki, ci dice che è stata fondata nel 2014 come membro della prestigiosa famiglia Xiaomi, affermandosi come produttore di wearable device, eccetera, eccetera. In Italia non era ancora arrivata, però lo fa alla grande con questi occhiali e anche con questi smartwatch, che sono però già più comuni, voglio dire, come prodotti rispetto ad altri. Però la cosa curiosa è che, come abbiamo visto nel video che ti ho mostrato prima, lì risulta una stretta correlazione con Meizu, che è un altro produttore cinese, non con Xiaomi. Quindi resta da capire, anzi magari se ne sai più di me mi puoi aiutare, lasciamelo qui sotto in un commento e spiegamelo, se questi benedetti occhiali siano prodotti da Meizu, come sembrerebbe dal video che abbiamo visto prima, o se, come invece sembrerebbe dal sito che stiamo vedendo, i Miki faccia parte della galassia Xiaomi. Se tu sai rispondere, se tu sai risolvere questo mistero, scrivimelo qui sotto perché sono davvero curioso di saperne di più anch'io. Bene, per questa puntata è tutto, io spero di averti incuriosito e fornito delle informazioni utili con questa video reaction. Qualora sia così, ti chiedo la cortesia di lasciarci un like per farci sapere che il video ti è piaciuto, condividerlo con tutti i tuoi amici per far conoscere anche a loro questi occhiali smart, lasciare un commento qui sotto che è sempre molto utile per far crescere questo canale e soprattutto iscriverti al canale medesimo attivando anche la campanellina delle notifiche, perché spesso e volentieri portiamo qui su Takeaway dei nuovi contenuti sfiziosi sempre in ambito tecnologico. Detto questo, grazie ancora per avermi seguito e ci rivediamo qui alla prossima puntata. Detto questo, grazie ancora per avermi seguito e ci ritroviamo presto qui su Takeaway.